Buongiorno schillati. Oggi andiamo a fare una ricetta che non è italiana, una ricetta tipica della tradizione statunitense, il pulled pork. La parola pulled significa strappare, perché il risultato finale che bisogna avere con il pulled pork è la carne talmente tenera che si sfilaccia con una forchetta. Ehm, è una ricetta tradizionale, quindi ci sono svariate milioni di ricette. Io vi do quella che faccio io e la potete fare sia in una pentola come questa di ghisa con il coperchio, quindi una che può andare dentro il forno perché si fa cotto al forno, oppure che è la versione che farò io oggi con il crock pot, cioè con la pentola quella elettrica a induzione lenta, che credetemi è un salvavita. Sigla e poi ingredienti. Allora, per fare il pulled pork, come dice il nome, vi serve un bel pezzo di porco. Questa è la spalla, che è ideale, altrimenti se non la trovate potete anche prendere il collo. Deve essere comunque un pezzo, vedete, con abbastanza grasso e non è un pezzo particolarmente pregiato. Sì, alternativamente, se non vi piace il maiale, si può fare anche con la coscia di tacchino o con un pezzo di bovino, anche quello che volete. L'importante è che sia, ecco, non un filetto, ma un bel pezzo un po' grasso con delle varie tonalità di colore. Poi due cipolle, poi tutta una serie di spezie. Io questo lo faccio con la paprika affumicata, pepe della Cayenne, un po' di cardamomo, un po' di aglio già granulato, sale e pepe. Voi poi lo potete fare con le spezie che preferite, fate con quello che avete. Mostarda e poi vi servirà del ketchup e la salsa barbecue, quella da grigliata. Andiamo a vedere intanto come si fa il rub. Il rub andrebbe fatto in realtà un paio d'ore prima almeno, o anche se lo volete fare la mattina potete farlo anche la notte prima, perché più le spezie rimangono dentro la carne, più la carne l'assorbe e meglio è. Io adesso ve lo faccio vedere una parte dopo l'altra, però tenete a mente che potete fare anche questa cosa qui. L'altra cosa, mi raccomando, sempre la carne a temperatura ambiente. Quindi tiratela fuori dal frigo almeno un'ora e mezza prima. Questo, per darvi un'idea, è 1,3 kg, ok? E ci mangiamo 6-7 persone oggi, tutti insieme. Allora, per prima cosa andiamo a prendere una ciotola e a mettere un po' a naso gli ingredienti. Insisto, non vi sto a dire un cucchiaio di questo, mezzo cucchiaio di quell'altro, fate un po' voi a seconda di quello che volete. Io userò tutto questo perché è buono il sapore dell'affumicato. E poi aggiungiamo a gusto, insomma. A me piace moltissimo il pepe della Cayenne. Dal momento che stiamo parlando di una preparazione di molte ore di cottura, non abbiate paura di farlo troppo piccante, perché tanto poi il piccante con tanta cottura va via. Un po' di cardamomo, ancora un po' di cayenne, un bel po' di pepe, e un bel po' di sale. Che poi questo passaggio del triturare il sale ve lo potete anche risparmiare, prendere il sale quello normale, andrà lo stesso.
Ok, cucchiaino, mescolatina. E poi andiamo per prima cosa a mettere la senape sulla carne. Ok, adesso inizia la parte veramente divertente. Prendete una ciotola e ci mettete due belle cucchiaiate di senape intanto. E poi prendete un pennello di silicone e andate a spennellare abbondantemente la carne. Ok. Una volta finita questa divertente operazione, bisogna massaggiare la carne con le spezie. Quindi ne prendete un po' in mano, ne distribuite una metà su una superficie e una metà sull'altra e le andate proprio a massaggiare in modo che tutta la carne venga coperta. Questo è il motivo per cui vi dicevo che è meglio farla prima questa cosa, perché più tempo tutto questo rimane nella carne, più la carne la assorbe ovviamente. Proprio un bel massaggio che andiamo a fare, proprio ci sporchiamo le dita per bene. Fate attenzione di non avere dei tagli o delle ferite mezza aperte perché con tutta la cayenne dopo brucia tra la cayenne e la senape. Ecco qua, bello, bello di mamma. Ok. Ecco, deve venire una roba più o meno di questo colore qui, ok? Se avete messo la paprika, però questa è la consistenza. Ora, se avete degli amici americani, probabilmente storceranno il naso quello che sto facendo io, perché poi loro lo fanno nel barbecue smoke per 18 ore, però insomma questa è una versione abbastanza semplice, abbastanza rapida e poi insomma, loro sono quelli che hanno inventato le fettuccine all'Alfredo, quindi possono anche stare zitti sulle tradizioni culinarie altrui. Ok, adesso ci andiamo a lavare le mani ragazzi, lavare le mani. A questo punto prendete le cipolle e le tagliate a rondelle sottili per metterle nella pentola of your choice dove andrete a fare a cuocere per le prossime 6-7 ore il pulled pork, giusto per dare un attimo di sapore in più. Io ho deciso di farlo nel crock pot, quindi adesso le vado a mettere direttamente qui dentro, poi vi faccio vedere how it looks like. Come vi dicevo prima, la cottura del pulled pork è molto lunga. Io per 1,3 kg metterò nel crock pot a temperatura bassa, perché si può scegliere tra bassa e alta, 6 ore. Se la fate nel forno, preriscaldatelo a circa 100-120 gradi, lo mettete chiuso e lo abbandonate al suo destino anche lì 4-5 ore, 1,3 kg, ok? Se avete un termometro da carne dovete andare a controllare, la temperatura deve essere attorno ai 90-95 gradi. E comunque si vede quando è pronto, quando dopo 3-4 ore, 4 ore almeno,
provate a sfilettarlo con una forchetta. Se va bene vuol dire che ci siamo, insomma. Non è una scienza esatta. Bisogna vedere il tipo di carne sempre, il tipo di taglio, comunque ci vuole un po' per farlo. Ok. Ok. Vi faccio vedere. Così è. Andiamo a prendere la bestia, la mettiamo dentro senza bisogno di fare niente. Come vedete io non è che la faccio, la cuocio, come si dice? L'ho prima scaldata, l'ho prima messa nell'olio o cose di questo tipo. Così com'è. Poi una bella bottiglia intera. Questi sono 250 ml e la andate così com'è a mettere dentro. E poi, per non farci mancare niente, facciamo la stessa cosa con il ketchup. Proprio un'americanata. Anche qui metto tutto quello che c'è, saranno più o meno 200 ml. Ok, adesso sono ciussissima, ma ve lo faccio vedere lo stesso. Questo è il risultato finale. Ok, questo lo andate a mettere, come vi dicevo, o coperchiato in forno a 130 gradi, l'abbandonate al suo destino, almeno 4-5 ore. Mi raccomando, non aprite troppo il forno quando andate a controllare, perché poi le temperature calano perché state cuocendo a temperature molto basse. Oppure, come faccio io, lo metto qui e lo abbandono completamente a se stesso per le prossime 6 ore. Ok, schillati, sono passate 6 ore? No, ne sono passate 8. Perché dopo 6 ore ho provato e ancora non era abbastanza friabile e quindi sono diventate 8. Quindi scusate, vi ho detto 6, in realtà erano 8. Comunque adesso vi faccio vedere perché il pulled pork ha questo nome. Perché non vi serve altro che una forchetta per disfarlo. Adesso bisogna disfare tutta la massa, imbeverla in questa salsa qui, lasciarla riposare un attimo ed è pronto per essere mangiato. Vedete? Si sfa con una forchetta, non c'è bisogno di assolutamente niente. E questo è il pulled del pulled pork. Adesso finisco di metterlo a posto e poi ve lo faccio vedere nel panino e me lo magno. Ok ragazzi, come si mangia il pulled pork? Si prende un panino, lo si taglia, no, non tutto, un pochettino, e poi si mette il nostro bel porco pullato. Non c'è più bisogno di niente, non c'è bisogno di crema, di barbecue, salsa, di niente, perché è tutto bello, bello fatto. E poi, questione di gusti, ma secondo me è la morte sua, e lo so, sono molto crucca, sono crucca dentro, i crauti. E ovviamente birrone gelato, perché non ci si può bere nient'altro. Detto questo, proviamo questa meraviglia. Una figata. Ragazzi, se vi è piaciuta questa ricetta, ditemelo nei commenti se avete sperimentato. Per queste e molte altre ricette italiane e internazionali, non dimenticate di abbonare. Campanellina attivata, seguitemi sui social. Buona serata e buon appetito. Ciao!